Sana e robusta Costituzione, direi. Perché parliamo di Costituzione quando parliamo di cittadini stranieri e di accoglienza e di immigrazione? Perché i principi fondamentali della nostra Costituzione garantiscono una serie di diritti anche ai cittadini stranieri. Possiamo dire che la nostra Costituzione è assolutamente inclusiva. Dobbiamo analizzare determinati articoli, alcuni articoli della nostra Costituzione per meglio comprendere ciò che è affermato, ossia l'articolo 10, l'articolo 32 ad esempio, e anche analizzare alcuni articoli che forse andrebbero un attimo aggiornati. Teniamo presente che nella nostra Costituzione il valore personalista e il rispetto della figura umana si concretizzano nell'essenzialità e nella prevalenza della persona. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la persona è al centro dei principi emanati appunto dalla nostra Costituzione. Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà economica, politica e sociale. In quest'articolo ritroviamo libertà personale, libertà religiosa, libertà di manifestazione di pensiero, libertà scientifica, culturale ed educativa. L'articolo 10 della Costituzione italiana è un articolo fondamentale quando si parla di inclusione, quando si parla di fenomeno migratorio, quando si parla di cittadini stranieri. Perché? E vediamo che cosa dice. Lo straniero al quale si è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Vuol dire che dobbiamo assicurarci che ogni cittadino straniero, ogni richiedente protezione internazionale che presenta domanda di protezione internazionale in Italia abbia garantite tutte una serie di libertà che noi cittadini italiani abbiamo sul nostro territorio. Libertà di religione, libertà di parola, libertà qualunque sia una libertà che noi oggi possiamo permetterci di vivere nel nostro paese. Ne siamo sicuri? Siamo certi di questo? Dobbiamo analizzare a fondo le situazioni sociopolitiche dei paesi di provenienza di queste persone che arrivano in Italia e che chiedono la protezione internazionale. Passiamo all'articolo 3, comma 1. È un articolo che ha dei principi sicuramente validi, ma che va rivisto anche rispetto a un concetto che abbiamo già analizzato. Vediamo che cosa dice. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Parla di razza. Parla di differenziazione di razze. Abbiamo visto in precedenza come le razze umane non esistono, pertanto va fatto un piccolo aggiornamento all'articolo 3, comma 1, che, come abbiamo già detto in precedenza, di principio resta valido. Non possiamo non ricordare anche l'articolo 32, ossia la Repubblica tutela la salute come fondamento diritto dell'individuo è interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. L'abbiamo già visto per quanto riguarda l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, no? Il garantire le prestazioni sanitarie anche ai cittadini stranieri. Lo rivediamo in questo contesto ricordando che viene superato un concetto importante in questo articolo, ossia il concetto di cittadinanza, a favore dell'individuo, quindi della persona che torna al centro dell'attenzione. Viene superato quest'ulteriore differenziazione. Quindi cosa possiamo dire in sintesi? Che la nostra Costituzione ha dei principi assolutamente umani e che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, che attraverso l'articolo 10 riconosce al cittadino straniero asilo per la negazione di tutte quelle libertà di cui noi godiamo in Italia,
che l'articolo 3, sebbene abbia dei principi assolutamente validi, va aggiornato per superare il limite della parola razza. Abbiamo già visto, no? Come scientificamente il concetto di razza non esiste. Abbiamo visto poi come nell'articolo 32 le prestazioni sanitarie e quindi la tutela della salute sia garantita verso tutti gli individui, ma cosa da sottolineare molto importante è il superamento del concetto di cittadino a favore del concetto di persona.